Konnichiwa a tutti, qui è Marchettino e oggi andiamo di rotativo. Guardate che ferro nipponico proviamo. Chiudi forte. Ok. La cintura normale non ce l'ha, eh? Sì. Vorrei mettere quella. Mettiamo la cintura normale. E io mi fido più di questo. Sto più tranquillo con questo. Aspettate, quante ne hai guidate con la guida destra? Ho guidato solo schifosissime auto a noleggio in Inghilterra. Ah, ok, bene. Ah, no, anche una GTR, è vero. Guidare in Italia un'auto con la guida a destra e col cambio manuale, beh, sicuramente una sensazione diversa. Comunque essere abituato a guidare auto sportive, supercar principalmente europee è un'esperienza molto interessante. Oggi guidare questa Mazda RX-7. Beh, come potete capire dalla guida destra, questa è una macchina importata direttamente dal Giappone. Devo dire che negli ultimi tempi la cultura per l'auto giapponese sta diventando sempre più forte e apprezzata qui in Italia. Questa è una macchina che non si vede spesso, infatti prima solamente a fare le riprese con l'auto da ferma tutte le persone che passavano si fermavano e chiedevano informazioni di questa macchina. E che macchina! Quella che sto guidando comunque è un'auto molto importante per Mazda e anche per la cultura automobilistica in generale, perché questa è l'ultima macchina con un motore rotativo sovralimentato. Davanti infatti non abbiamo un classico motore con dei pistoni, ma abbiamo un motore rotativo che è stato abbinato con due turbocompressori. Come potete vedere, soprattutto sentire, questa macchina non è molto originale, infatti le due turbine sono state maggiorate. Di serie questa macchina sviluppava 280 cavalli, ma in questa configurazione e a detta del proprietario con una mappa molto soft, in questo momento sviluppa circa 360 cavalli. E comunque tutto originale, le prestazioni erano di tutto rispetto, perché parliamo di una macchina che nel 92 faceva 0 a 100 in circa 5 secondi e 3 e una velocità massima di 250 km/h. Curiosando su internet ho notato che è difficile trovare Mazda RX-7 tenute bene in vendita, è una macchina piuttosto rara e questa ha solamente 40.000 km e non oso immaginare quando ero in Giappone quante sessioni di drift avrà fatto a Tsukuba o sul Monte Hakone. Elettronici non li abbiamo, vabbè, a parte il piede destro. Ovviamente trazione posteriore
metà giro ci siamo fermati perché da buon motore rotativo controlliamo il livello dell'olio. Bassi, dobbiamo fare il rabocco? Oggi per farti sto sprint qui ne hai mangiato mezzo chilo. In un quarto d'ora? Sì. È impressionante il consumo d'olio di questa macchina. Ora capisco perché il mio amico con l'Eric sotto girava con uno scatolone di olio motore. Sì, vai veramente tranquillo. Guidare questi Eric ti dà indubbiamente gusto. Mi piace molto questa leva del cambio perché le cambiate sono molto corte e secche. E devo dire, guidarla anche qui in questo misto stretto mi ha dato molto gusto perché l'ho trovata molto leggera e agile, ha una distribuzione praticamente perfetta, 50-50. E il peso è veramente contenuto, pesa poco meno di 1200 kg, considerate che questa macchina quindi pesa più o meno 80 kg in più della mia 500 ABA. Ragazzi, sto facendo nuovamente la sauna. Questa macchina non ha l'aria condizionata, saranno 30 gradi fuori e sto iniziando a sudare. Perché la leva del cambio in carbonio ed è bollente. Pesava troppo la ricondizionata. Adesso a livello di quotazioni, un RX7 più o meno a quanto si trova? Una macchina messa bene, al prezzo giusto, penso che con intorno ai 15.000 chiavi in mano ce l'hai. Non è male ragazzi, avete sentito? Obiettivamente per questi soldi ci si porta a casa un giocattolo che è divertentissimo. Poi considerando che la puoi fare ASI è già auto. Sì, si Rientra, abbattono di molto i costi. esatto, si battono molti costi di mantenimento. L'assicurazione. E dire che comunque sui 15.000 euro portarsi a casa un'auto, trazione posteriore, cambio manuale, biturbo, una distribuzione dei pesi perfetta, e direi che come rapporto qualità, divertimento, prezzo, l'RX7 non è niente male. Beh ragazzi, come potete vedere questa è un'altra giornata normale di un proprietario di un motore rotativo. Controllare il livello dell'olio. Beh, finalmente posso dire di aver provato un leggendario motore rotativo. Mazda RX-7 è veramente fantastico. Io devo dire che i giapponesi le macchine le sanno fare e come se le fanno fare. Io ringrazio i ragazzi di Airfix Custom Studio per avermela concessa per questa mattinata. E che dire, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!